Siamo qui con Enrico Baistrocchi, E Luca Camanni. due tracciatori, Luca tracciatore in Orobia qui alla New Rock e invece Enrico tracciatore mondiale. Ho iniziato a scalare a Milano anni 90, chiaramente ho iniziato a scalare fuori, su roccia, e ho iniziato a fare le prime gare. Ad un certo punto i miei genitori, soprattutto mio papà, mi ha consigliato di fare un corso tracciatori, perché ai tempi, se eri nel giro della nazionale italiana, facevi gare, praticamente era più semplice accedere immediatamente al terzo livello. Penso che sia ancora adesso il livello più alto in Italia, quindi diciamo capotracciatore. Ho fatto un corso nel 99, diciamo come mio regalo di Natale, e da lì è iniziata la mia carriera fino a che nel 2011 sono diventato tracciatore internazionale, e di sicuro questa cosa poi mi ha aiutato nel momento in cui abbiamo deciso con mia moglie e la mia famiglia di trasferirci all'estero e di provare ad andare negli Stati Uniti a continuare a fare quello che ho sempre fatto, tracciare, allenare. Abbiamo pensato anche poi di iniziare un percorso parallelo anche di distribuzione, quindi lavoro sia con E9 e con differenti brand di prese e volumi arrampicata sia dall'Europa che dal Giappone. Traccio e alleno full time. Io sono di Torino, ho iniziato a scalare a 7-8 anni con mio padre nel 2004-2005 e poi dopo mi sono avvicinato alla palestra. Ho fatto tutta la carriera agonistica del giovanile fino all'Under 20. Quindi ho iniziato a lavorare in palestra, prima come istruttore, poi ho iniziato a passare le prese ai tracciatori della palestra, che è così che si inizia. Si passano le prese, si lavano le prese, smontare i blocchi prima che loro tracciassero, smontare i circuiti. Ho iniziato pian pianino anche a tracciare all'interno della sala, poi ho fatto il corso di tracciatore di primo livello, poi il secondo livello che l'ho fatto qua nel 2018 credo, poi ho fatto il terzo livello, già da quando ero al secondo livello alcune gare a livello nazionale e poi adesso altre gare a livello nazionale, da capotracciatore. Sono per me completamente diversi. Per me è sempre stata una questione di movimenti e muoversi, quindi sinceramente è veramente raro che io tracci qualcosa o riproduca qualcosa su cui ho scalato outdoor per scalarci anche indoor e viceversa, nel senso che quando vado outdoor non è che ricerco movimenti, semplicemente guardo le forme della roccia, mi piacciono o non mi piacciono, tendenzialmente quello su cui mi piacerebbe scalare, quindi ho in mente dei movimenti, mi piace lavorando sia con atleti di alto livello o con anche principianti, è solo una questione poi di capire per chi devo tracciare e che movimenti voglio che vengano eseguiti, perché un cambiopiede per un principiante o un triplo lancio per un agonista alla fine è sempre un movimento per me, quindi è solo una questione di saperlo mettere sul muro. E di conseguenza per me essere anche eccitato all'idea di poterci scalare, cioè per questo che mi piace ancora tracciare, traccio regolarmente tutti i giorni. In realtà fino al 2010 le palestre Sì. totalmente diverse, diametralmente opposte a quelle che sono adesso. Tra virgolette, la prima esperienza anche di tracciatura in palestra è iniziare a mettere dei nastri, uno spray wall, quello succedeva, ma io l'ho fatto a 12 anni, 11 anni le prime volte. C'era molto diverso il mondo, era molto più connesso all'outdoor, all'esperienza anche dell'outdoor. Nella mia tracciatura divertimento è la cosa più importante, divertimento per il movimento e anche per la mia scalata. Io principalmente scalo in falesiano perché mi piace fare dei metri, mi piace avere delle emozioni quando vado fuori, emozioni forti che può essere il run out, può essere l'esposizione, avere magari allora in palestra un movimento ancora più assurdo. Vuoi fare il tracciatore? Ok, non devi provare il tuo progetto, fai 6 tiri diversi di un grado sotto il tuo progetto. Bagaglio motorio che ti dà tanta ricchezza e ti aiuta poi anche a fare delle belle proposte per tutti, perché non è che si traccia solamente per noi stessi. Secondo me ci sono fondamentalmente diversi approcci, ma non parlerei strettamente di tracciatura o stile di tracciatura, è più anche un po' come lo sport viene visto in America. Ad esempio, quando io mi sono trasferito era un movimento che stava già fiorendo per motivi più o meno differenti, le palestre erano e sono molto più frequentate. Trappano prima, aprono alle 6 di mattina, quasi anche molta più offerta, ma perché c'è anche molta più richiesta. Tutte le palestre hanno aria condizionata perché in America c'è aria condizionata ovunque e la gente va a rifugiarsi al centro commerciale, ma va a rifugiarsi anche in palestra arrampicata o palestra di fitness, e quindi c'è anche un po' più questa mentalità del fitness, ma non necessariamente per apparire più in forma, ma giusto per muoversi.
tutto va di conseguenza. Diciamo che la tracciatura era di sicuro molto più generosa, ma non a livello di gradi, ma molto più orientata a dare una buona esperienza a qualsiasi tipo di cliente, soprattutto alle prime armi. Non necessariamente insegnarti ad arrampicare, ma più a consentirti di andare verso l'alto, che poi è una chiave di lettura, può vedere come commerciale, quindi può storcere un po' il naso e dire ah vabbè, ma voglio insegnare ad arrampicare, non è, voglio far andare le persone verso l'alto, quindi un po' più legata a old school e alla roccia. Puoi tracciare delle scale per avvicinare le persone all'arrampicata. E qui stiamo andando a parlare di tracciatura per le competizioni. Di sicuro qualche anno fa l'America era un po' più indietro, perché 7-8 anni fa non c'erano così tanti podi, perché tolto Brooke Rabutu e Natalia Grossman, comunque abbiamo Sean Bailey che l'anno scorso ha vinto qualche tappa di Coppa del Mondo, abbiamo Colin Duffy che è stato forse il primo atleta a vincere una gara di Coppa del Mondo, lead e boulder. C'è Coleman. E poi abbiamo Coleman. Il movimento americano negli ultimi 5-6 anni ha sfornato sicuramente ottimi talenti, a volte è una questione generazionale, ma di sicuro dal mio punto di vista hanno lavorato molto per rendere un pochino più europeo il loro modo di tracciare a livello di competizioni, perché anche queste sono filosofie. Non mi piace parlare di tracciatura europea o tracciatura americana a livello di competizione, ma in passato la classica tracciatura americana era la tracciatura Dark Horse, che è una delle principali competizioni americane, molto fisica, lanci, grossi dinamici, grosse prese, molto americano, molto fisico, e secondo me negli ultimi anni hanno un po' colmato il gap. Perché? Perché la tracciatura IFSC è una tracciatura internazionale fatta negli scorsi 10-15 anni principalmente da europei, quindi c'era un po' lo stile francese, c'era un po' lo stile tedesco, lo stile anche italiano, quindi loro per adattarsi alla tracciatura internazionale, che poi in realtà era tracciatura europea, tolto qualche giapponese qua e là, hanno dovuto un po' modificare, quindi adesso hanno di sicuro un'ottima nazionale, hanno creato un ottimo training center dando agli atleti la possibilità di allenarsi tutti assieme a Salt Lake City, molto simile a quello anche in Giappone, e quindi pronti via. Negli ultimi 4-5 anni si stanno vedendo i risultati. E tra virgolette, se vogliamo andare giù a gamba tesa, togli i bambini dalla sala d'arrampicata, che ogni tanto può essere un problema. Gli abbonati sia per la sicurezza, perché avere bambini che corrono e vanno in giro, e hai la possibilità di tracciare senza necessariamente dover pensare al cliente finale, perché in realtà il cliente finale, che sono i tuoi allievi, studenti o atleti, saranno sempre supportati da un coach. Quindi a quel punto, se tu spingi un po' la tracciatura in termini di difficoltà, movimenti speciali o particolari, avrai sempre un coach che può supportare nell'impararli o nell'eseguirli o nell'allenarsi. Alzare il livello, ma con la possibilità di supportare l'atleta, perché poi alla fine, dai, se tu tracci un movimento impossibile e lasci il fruitore finale di fronte a questo movimento, se non c'è nessuno che glielo spiega o lo aiuta nell'interpretarlo, alla fine poi è molto fine a se stesso. Macchine sportive non avete bisogno di fare tune-up, dovete solo imparare a guidare meglio. Se io mi metto a guidare, vi spiego tutti i movimenti, chiaramente eseguite il movimento al primo tentativo perché siete già delle macchine sportive. Fossi io ancora una macchina sportiva, io sono un ottimo guidatore, ma sono più una macchina sportiva da un po'. Ho bisogno di altro che tune-up, ho bisogno di essere rottamato. Però quella è un'altra storia. Posti come ad Orobia, penso che il nome Academy o Accademia sia molto diverso da Training Center. Un'accademia è dove impari un movimento, Training Center è dove ti alleni. C'è una grossissima differenza. Infatti c'è l'Academy di Orobia, è splittata molto in due, cioè c'è la parte più basic dove si fanno tutti i corsi base, boulder, i corsi bambini sui boulder, e c'è poi il lato competition, a turnazione in base ai calendari, in base alle rotazioni delle squadre agonistiche che abbiamo, proponiamo dei blocchi o delle vie di un certo livello e per certe categorie. Se vogliamo crescere bisogna partire dai bambini, perché i bambini saranno gli atleti del futuro. In ogni sport è più importante essere prima di tutto un ottimo atleta e poi eccellere in quello che è la tua disciplina. 20 anni fa io penso che gli arrampicatori non fossero degli ottimi atleti in generale, erano molto forti per quanto riguarda la parte superiore del corpo, quindi tirare, fare trazioni, essere molto forti sulle dita. Oggi come oggi sono atleti più completi, piace molto comunque tracciare uno stile di gara per principianti, perché alla fine ci aiuta come tracciatori a dare un'esperienza migliore anche a chi, come diremmo in America, non è molto fit,
per fare magari un traverso senza mani di equilibrio, anche complicato, necessiti di forza nelle gambe, sensibilità nei piedi e quindi apri automaticamente un blocco a molte più persone. Ma possiamo fare anche un run and jump che magari il 70-80% della clientela in una palestra può fare. Quindi dall'America fondamentalmente ti porti l'accessibilità dello sport. Di sicuro sono molto più orientati a quello, da parecchio più tempo di noi, fino ad arrampicare e andare verso l'alto, muoversi verso l'alto, poi è chiaro. Sì, la gravità funziona per chiunque. Sta impattando, zio. Così puoi fare anche, dopo c'è anche il backstage. Grazie mille. No, e di che? No, grazie a voi, spero sia interessante per chi vi guarderà. Cosa? Sempre la Gorro.